Salve, sono Ciccio, lui è Marco, il mio secondo chef. Siamo qui a casa mia, dunque cucina di casa mia, dove andiamo a fare la pasta con le sarde. È un omaggio a Palermo, dunque è la pasta con le sarde che viene appoggiata nel sugo di maiale. Partiamo con tutti gli ingredienti: salsa di zafferano, dove andiamo a fare un soffritto con dell'olio d'oliva, lo zafferano, le patate e un po' d'acqua. Invece facciamo il sugo di maiale come si fa a casa, soffritto, una mirepoix molto rustica, con un po' di aglio e gli odori. Mettiamo il maiale, mettiamo l'estratto di pomodoro, poi prendiamo invece dei pomodori freschi, mettiamo pinoli, uvetta passolina, poi andiamo a prendere le sarde, poi prendiamo il finocchietto selvatico, prendiamo il pan grattato e andiamo a fare un pane croccante in padella. Per prima cosa andiamo a fare gli spaghetti. È semplice, anche troppo semplice. È acqua e semolino di grano duro. Lo facciamo meccanicamente a macchina col 30% di acqua. Dunque ogni chilo di farina di semolino andremo a mettere 300 g di acqua. Impastiamo un impasto molto duro e viene estruso a macchina, tagliato, fatto leggermente asciugare, dopodiché viene incartato e conservato non più di 3 giorni in frigorifero. Dopodiché ce la dobbiamo mangiare, ma noi lo facciamo prima. Stiamo prendendo del concentrato di pomodoro, lo andiamo a mettere nella carne che abbiamo già ben consumato e soffritto con tutte le verdure. Andiamo a mettere un po' di vino bianco e facciamo sfumare. Il vino è già evaporato, andiamo a mettere la salsa e un po', per modo di dire, di basilico. A me piace abbondante. Dopodiché uniamo dell'acqua e mettiamo sul fuoco per più di un'ora, un'ora e mezza. Allora, come vediamo qui abbiamo messo dello zafferano, della cipolletta, dell'olio. Intanto facciamo rinvenire leggermente la cipolla e lo zafferano lo facciamo tostare all'interno dell'olio con tutto quanto, con le patate, lo zafferano. Dopodiché uniamo l'acqua e andiamo a cucinare in pentola. A fine cottura spegniamo, mettiamo in abbattitore, dopodiché andiamo a frullare e passare. Qui abbiamo la salsa dello zafferano, andiamo a mettere un filino d'olio crudo, dopodiché andiamo a mettere sul frullatore. Una volta che abbiamo frullato il tutto andiamo a passare. Completiamo la salsa di zafferano che ci serve per andare a condire gli spaghetti. Allora facciamo i filetti di pomodoro, che è una salsetta che andiamo a mettere sopra. Mettiamo la cipolla, e ci andiamo a tritare il nostro aglio. Mettiamo un po' di capperi, olive e acciughe. Mettiamo un pezzettino di peperoncino fresco, i filetti di pomodoro che abbiamo rinvenito, cipolla con la tapenata e l'aglio, e li mettiamo dentro e facciamo un po' consumare in padella, così si leva quel po' di acidità che ha il pomodoro. Andiamo a mettere pinoli, l'uva passa ammollata, andiamo a condire con basilico e prezzemolo. Una volta cotto, che lascia l'umore suo al pomodorino, è già pronto. Qui abbiamo il nostro sugo, facciamo il finocchietto, così ci prendiamo l'acqua e poi ci andiamo a bollire la pasta. Abbiamo già pulito tutto il finocchietto ed eccoci qua, e lo andiamo a lessare, dunque riducendolo così bello strizzato, tagliato, che abbiamo passato in abbattitore. Pan grattato di grano duro, pane di grano duro, che viene condito con pomodoro, salsa, capperi, olive, olio d'oliva. Dopodiché con la pasta viene passato e reso così raffinato. Gli mettiamo un po' di peperoncino, perché il peperoncino è calore. Allora, quello che dobbiamo fare nella lavorazione del pan grattato col finocchietto è che deve diventare tutto croccante. A questo punto ecco qua il nostro pane, che dopo averlo lavorato per bene prende questo colore verde. Prendiamo le sarde, le andiamo a pulire, dopodiché una volta che le abbiamo pulite le facciamo
così belle aperte a beccafico, e noi le sarde le dobbiamo prima privare della loro testa, pulire bene sia le squame e sia le budella, e poi una volta che le mettiamo a mollo all'acqua serve per sbianchirle, privarle di tutti i residui di sangue che ci sono nella carne. Dopodiché vengono pulite e private delle loro lische e soprattutto parate, in modo che hanno una forma regolare che ci serve per dopo. Poi prendiamo una teglietta e andiamo a condire con aglio, olio, un po' di prezzemolo, succo di limone, olio d'oliva e acqua, e inforniamo a circa 200 gradi. Ho seguito alla lettera la tradizione, non l'ho tradita tanto, diciamo sono rimasto proprio nella propria onda, cioè quando la tradizione ci azzecca al 100%, e questo ne è il simbolo, godetevela.